La reciprocità è un principio che va tenuto distinto dallo scambio di equivalenti. Lo scambio di equivalenti funziona così: io ti do un qualcosa o faccio qualcosa per te, ad esempio un lavoro, e tu mi dai l'equivalente in valore. Questo equivalente di valore si chiama, nel gergo comune, prezzo. Cos'è il prezzo? Quando io vado a comprare un giornale, chiedo un giornale e cosa devo dare in cambio? Devo dare €1 se l'euro è il prezzo del giornale. Quindi lo scambio di equivalenti postula l'equivalenza di valore tra ciò che si dà e ciò che si riceve. Secondo, caratteristica dello scambio di equivalenti è la simultaneità. Io ti do il giornale ma tu mi devi dare i soldi, e se tu non mi dai i soldi io ti porto di fronte al giudice, cioè dire mi rivolgerò ad una qualche autorità che ti obbligherà a mantenere l'impegno preso. Chiaro? Nella relazione di reciprocità le cose invece vanno così, che io vedo che tu sei in una situazione di bisogno, materiale, spirituale, sei desolato, sei triste, sei ammalato, il bisogno in senso lato. E a partire non da un mio interesse, ma dal principio, come abbiamo detto prima, di gratuità del dono come gratuità, io vengo a te per portarti aiuto e lo faccio sulla base di un'aspettativa di reciprocazione da parte tua, cioè lo faccio sulla base di un'aspettativa che tu domani voglia fare altrettanto a me qualora io venissi a trovarmi nella situazione di bisogno. Chiaro? O a me o anche a qualcun altro. Quindi nella relazione di reciprocità non c'è l'equivalenza, ma c'è la proporzionalità. Perché se io vedo che tu sei nel bisogno e ti do un valore di 100, non necessariamente tu domani mi reciprocherai con 100. Potresti reciprocarmi con un valore di 50 o di 150 in proporzione alle tue capacità. La seconda caratteristica è che non c'è obbligatorietà nella reciprocazione. Se io ti aiuto oggi e tu domani fai orecchie da mercante, io non ti posso portare davanti al giudice e dire guarda giudice, condanna lei che non ha reciprocato, perché non esiste il reato di mancata reciprocità. Allora capiamo subito dov'è la grande differenza tra questi due principi. Dove noi troviamo il principio dello scambio di equivalenti tradotto in pratica? Nelle transazioni di mercato quotidiane. Ognuno di noi ogni giorno fa almeno 200 transazioni. Va a comprare il giornale, prende il caffè, va a fare la spesa, va di qua e di là. Ma contemporaneamente ognuno di noi vive in luoghi che si chiamano famiglia, che si chiamano gruppi, si chiamano caritas, eccetera, dove il rapporto che si instaura è di reciprocità. Proviamo a pensare ai rapporti tra padri e figli, moglie e marito, fratelli e sorelle. Che rapporti sono? Di scambio di equivalenti? Purtroppo molte famiglie hanno così e sono famiglie rovinate. Invece sono rapporti di reciprocità. Se io vedo che mia sorella è in difficoltà, non mi metto a negoziare e dire io ti aiuto, ma tu quanto mi darai dopo? Io ti aiuto e non chiedo. Poi ovviamente mi aspetto che tu domani, qualora vedessi che io sono io a essere in difficoltà, tu faccia altrettanto. Nelle famiglie normali è così. È vero o non è vero? E la stessa cosa vale tra i membri di un gruppo, tra i membri di un club, tra i membri di un'associazione, tra i membri di una cooperativa. Nelle imprese cooperative i soci cooperatori non è che hanno una sorta di contabilità dare e avere, ci si aiuta reciprocamente e mutualmente. Allora il punto del discorso è questo. Nelle nostre società occidentali degli ultimi 2 secoli è accaduto, per ragioni che non ho qui il tempo di delucidare, ma per tutta una serie di ragioni la reciprocità è stata cancellata. Perché qualcuno, forse in buona fede, ma sbagliando di brutto, qualcuno degli intellettuali, ci ha detto che non c'è bisogno di reciprocità, basta lo scambio di equivalenti e basta lo Stato, che con le tasse impone. Quindi la reciprocità è roba di altri tempi, si dice, lasciamola fare alle tribù primitive.
E dico, io adesso l'ho detto in maniera un po' fiorita, ma sarei in grado di portare libri importanti dove questo è annunciato. E la gente oggi è così. Allora noi vediamo che la reciprocità ormai sta scomparendo all'interno della famiglia. Quando la mamma dice al figlio o alla figlia, senti, vammi a rassettare la camera, vammi a pulire la cucina, e la figlia dice, quanto mi dai? Questo vuol dire che è scomparsa la reciprocità. Secondo, bisogna educare alla reciprocità, perché, attenzione, la reciprocità non esiste nello stato di natura. Gli animali non capiscono la reciprocità, mentre gli animali capiscono lo scambio di equivalenti. Ci sono le formiche, gli animali che vivono in società lo capiscono, ma non capiscono la reciprocità, perché è tipica degli umani, però bisogna educarli, non è spontaneo. I bambini, infatti, piccoli, sotto i 3-4 anni, non la capiscono la reciprocità. Bisogna che i genitori li educano e purtroppo i genitori non lo fanno. Io adesso ho 4 nipotini, mi diverto con loro e sgrido le figlie quando vedo che non educano alla reciprocità i loro figli, eccetera. Perché? Perché se io vengo a te e tu domani, quando io avrò bisogno, non reciprochi, cosa succede? Che si rompe il legame. Quello che succede nelle famiglie. Ci sono fratelli e sorelle che non si parlano più, da anni. Mogli e mariti che perché la gente si separa e poi si divorzia? Perché viene venuto meno il legame di reciprocità. Proviamo ad andare a vedere tutte le cause che hanno determinato la rottura del vincolo familiare. Proviamo ad andare a vedere. Sono tutte queste cause legate a questo fatto, la venuta meno della reciprocità. Perché poi cosa succede, per essere pratici? Io ti ho aiutato, tu domani non mi aiuti, allora io comincerò a rinfacciarti e dire ah, cattivo, sei ingrato, non hai. L'altro dirà no, non è vero che sono ingrato, sei tu che, e il litigio è garantito. Ecco allora perché oggi l'imperativo, la cosa più importante è insegnare la reciprocità. Io ai miei studenti all'università dedico il 30% del tempo di insegnamento a spiegare come funziona dal punto di vista scientifico lo scambio di equivalenti e dedico il 70% a spiegare come funziona il principio di reciprocità. E loro mi ringraziano. A distanza di anni mi scrivono e mi dicono per fortuna che ci hai fatto capire perché è più difficile educare alla reciprocità. Perché educare allo scambio di equivalenti è quasi animalesco. Io ti do, tu dici cosa mi dai in cambio. Invece educare alla reciprocità vuol dire stabilire il legame interpersonale. Il merito, uno dei grandi meriti di questa enciclica è di ricordarci come siamo rimasti indietro su questo fronte. La stessa Centesimus Annus non parlava di reciprocità.